Benvenuti nel mio canale in questo nuovo video unboxing. Si riconferma la collaborazione con Filucart, siamo ben alla 6ª collaborazione. Come avrete potuto vedere dal mio canale ci sono stati dei video precedenti, vi invito a recuperarli se non li avete ancora visti. La tela che sto realizzando di Filucart è una delle prime che ho avuto da loro. È fenomenale, veramente una qualità molto alta dei diamanti come anche della tela, quindi che dire, confermo e veramente ringrazio ancora l'azienda per la fiducia. Perciò andiamo subito ad aprire il pacchetto che ho ricevuto, ma prima vi invito a dare un'occhiata al sito di filucart.com, lo vedrete poi passare qui sotto e poi metto anche il link sotto in descrizione per potervi accedere, così potete anche andare un po' a curiosare il loro sito. Ho tolto la pellicola trasparente perché dava un po' di problemi e poi ovviamente per poter aprire il pacchetto passiamo subito a vedere il tema del mese. Non sto più di tanto a farvi rivedere di nuovo la panoramica della scatola, perché potete recuperare comunque eventualmente tutto quello che ho detto in merito nei precedenti video. Come vedete comunque è uguale alle precedenti, appunto. Andiamo quindi subito a scoprire il tema del mese. Ed ecco il tema del mese, un bel gatto raffigurato, perché l'8 agosto è la giornata internazionale del gatto, quindi non si poteva non celebrare anche con questa bellissima rappresentazione un po' dallo stile pop art. Il titolo dell'opera è Colorful Cat Gaze, quindi si potrebbe tradurre con lo sguardo del gatto colorato oppure sguardo di gatto colorato, e come potete vedere la misura è un po' più piccolina, l'avete vista anche dalla dimensione della scatola prima. La misura totale è un 50x40, sarà sicuramente la misura comprensiva del passepartout, ma il disegno vero e proprio come dice anche l'etichetta, è un 42x32. Io comunque sotto in descrizione vi metto il link diretto per accedere a questa tela che ho personalmente scelto. Ed ecco come si presenta l'interno della scatola. Come sempre in testa c'è la nostra tela con all'interno i diamanti che ci serviranno appunto per realizzarla, il loro toolkit, e siamo ritornati con la card olografica raffigurante proprio una parte del soggetto. Poi qui sotto abbiamo anche il nome della tela, l'azienda appunto Filucart. Guardate com'è bella, veramente stupenda, molto molto elegante. Nel retro troviamo il solito codice sconto nascosto al di sotto di questa banda argentata che sarà appunto da grattare, e qui abbiamo le etichette adesive. È proprio l'ultima novità di Filucart, quella di aver creato un'etichetta adesiva per ogni codice DMC. Qui possiamo vedere che abbiamo 39 colori, di cui un Aurora Borealis, andremo poi a vederlo, e in più ci sono tante altre etichette vuote per fare altri tipi di sistemazioni dei diamantini, veramente molto molto utili. E infine abbiamo la brochure di Filucart con all'interno le istruzioni per realizzare il quadro, e queste istruzioni sono presenti anche sulla scatola, e all'ultima pagina abbiamo la possibilità anche di scrivere la data di inizio e fine dell'opera, e qui ci sono invece tutti i riferimenti sito internet e social. Ed ecco come si presenta il soggetto, è bellissimo. Sono sicura che una volta completato verrà rispettato molto fedelmente l'immagine che vi ho fatto vedere prima in sovraimpressione. È veramente molto molto bello, mi ricorda, come vi dicevo, la pop art. Per darvi giusto un po' di contesto, visto che mi sono lanciata nel dire che questo tipo di soggetto mi ricorda molto la pop art, anche se Filucart non lo dichiara ufficialmente, vi do giusto qualche informazione appunto su questo stile, su questa arte, mentre vedrete scorrere delle immagini un po' più ravvicinate sul soggetto.
La pop art si sviluppa tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Gli artisti iniziano a portare nell'arte immagini della cultura popolare e della vita quotidiana. Pubblicità, fumetti, prodotti commerciali, personaggi famosi e oggetti di uso comune. Una delle caratteristiche proprio della pop art è quella di utilizzare immagini immediate, colorate e facilmente riconoscibili, come per esempio questo soggetto. Infatti ciò che veramente mi ricorda la pop art, innanzitutto sono i colori, perché la prima cosa che salta all'occhio sono appunto questi colori molto vivaci, saturi e diciamocelo anche poco realistici. Il gatto infatti nello specifico non viene rappresentato ovviamente con i colori che avrebbe in natura, ma attraverso una tavolozza direi molto audace. Infatti ho scelto proprio questa tela fra le altre proposte perché proprio mi è piaciuto l'utilizzo dei colori molto vivaci e sicuramente non realistici. Il gatto non è rappresentato in modo naturale, ma viene proprio visto attraverso una tavolozza molto forte ed espressiva, ed è quindi proprio ciò che mi ha portato a pensare che è di forte ispirazione alla pop art. Infatti, come vi dicevo prima, la pop art tra l'altro ha questo aspetto interessante che è quello proprio di prendere soggetti comuni e trasformarli in immagini, ecco, così artistiche e anche molto estrose, quindi il gatto è uno di quelli sicuramente che si può adattare a questo tipo di stile. Esaminando la tela possiamo vedere che abbiamo ben due leggende sia sulla sinistra che sulla destra della stessa, sono leggende che poi andremo a vedere bene nel dettaglio. Nella parte in alto c'è il logo appunto di Filucart, il loro logo e la loro frase evocativa, e al fondo abbiamo un rimando sempre sulla sinistra del quadro del soggetto in questione, con di nuovo riportate le misure sia comprensive di Passepartout, quindi abbiamo detto un 50x40, mentre solo il soggetto da realizzare è un 42x32. Tra l'altro misure veramente molto semplici, molto abbordabili da poter realizzare anche in breve tempo. Continuando, nella parte sottostante abbiamo sempre i riferimenti ai loro siti internet e sempre sulla destra delle indicazioni tecniche della tela. E parlando proprio della tela, possiamo dire che come sempre si riconferma questo tipo di tela velvet di Filucart, dove praticamente il retro è stile pelosino, a me piace dirlo così, è morbido, è sicuramente molto malleabile e non soggetta a brutte pieghe. Infine poi tutto il perimetro è merlettato. Andiamo a vedere l'adesività della tela, ormai la conosciamo, avevo fatto anche un video in merito, comunque sempre molto ottima, e anche la pellicola trasparente che la protegge è veramente molto spessa. Andando a dare un'occhiata alla leggenda, della quale ho fatto uno zoom perché così preferisco che la vediate bene piuttosto che da un'inquadratura più alta, troviamo le solite 3 colonne con il codice progressivo dei colori, quindi serve semplicemente per numerarli e dare un'informazione totale dei colori impiegati. Abbiamo 39 colori, che comunque sono tanti, ecco, per la dimensione della tela. Abbiamo la colonna centrale, che è quella riferita al simbolo che troviamo sulla tela stessa, e l'ultima colonna riferita al codice DMC. Nell'ultimo spazio è indicato, come sempre, come fa Filucart, indica i diamantini speciali. In questo caso abbiamo un'aurora borealis che andremo poi a vedere dopo. E se questo soggetto vi sta piacendo e vorreste acquistarlo, un po' come tutti gli altri soggetti che ho portato e quello che troverete sul sito internet di filucart.com, potrete utilizzare uno sconto del 10% sulla spesa finale, quindi al checkout. Lo sconto è con questo codice Chiara10 che vedete in sovraimpressione, scritto in questo modo, non ha scadenza, e appunto, come vi dicevo, potete usufruirlo per poter avere uno sconto del 10%.
E come sempre andiamo a vedere insieme il toolkit dato da Filucart. Abbiamo la penna con già all'interno la cera, come potete vedere da questa immagine ravvicinata. Basterà avvitare questa estremità che il contenuto uscirà lentamente e quindi non serve tutte le volte incerare la penna perché appunto è già presente. Abbiamo la classica pinzetta, tra l'altro molto appuntita ma veramente molto valida. Io l'ho già provata sia sui diamantini tondi che quadrati ed è fantastica, è veramente la svolta se non si vuole utilizzare la penna. Alcune cerette di ricambio per la penna, 2 pacchetti contenenti bustine apri e chiudi, 30 da una parte e 30 dall'altra, 2 vassoi dalla misura più piccola, e infine delle etichette adesive dal numero 1 al numero 60 che potranno servire per rinumerare le bustine apri e chiudi. E siamo arrivati alla parte più interessante dopo aver visto la tela dell'unboxing, ovvero quello dell'apertura dei diamantini. E come sempre i colori sono suddivisi per codice progressivo, codice DMC e qui viene riportato il codice della tela. Mentre vi faccio vedere velocemente i colori, io mi aspetto veramente qualcosa di molto variopinto e anche colori molto accesi, tipo questo giallo, bellissimo, sembra quasi addirittura neon. Qui abbiamo del nero e mi sono subito imbattuta sul pacchettino dell'Aurora Borealis, guardate come sono iridescenti, bellissimi. Qua abbiamo un intruso addirittura quadrato. Questa è una cosa veramente molto strana perché Filucart non ha diamantini quadrati, tiene diamantini tondi. Chissà che sia uno spoiler di qualcosa di futuro che potrebbe arrivare con Filucart. E come sempre per i diamantini speciali andiamo a vedere dove si andranno a collocare. Questo è il codice 5200, quindi è un bianco ottico. E dalla leggenda vediamo che il 5200 è caratterizzato da un quadratino nero, poi tra l'altro avendo visto che è un bianco ottico me lo aspetto ovviamente in tutta questa parte del gatto, infatti lo troviamo sparso vicino al suo occhio destro. Quindi questa parte qui, ma anche sulla parte del muso intorno al naso e un po' anche qua sul mento, quindi è tutto concentrato ovviamente nelle parti più chiare. Non c'è nulla sulle vibrisse perché sono caratterizzate da un altro codice. Sto vedendo anche queste qua più alla sua sinistra, sono comunque, ci sono delle parti chiare ma comunque non c'è il codice 5200, quindi non viene impiegato questo diamantino particolare. E siamo arrivati anche qui alla conclusione di questo video unboxing, spero che vi sia piaciuto, che vi piaccia il soggetto, fatemelo sapere come sempre con un commento o un like al video. Vi ricordo il mio codice sconto Chiara10 al checkout per avere il 10% di sconto su tutta la spesa sul sito di filucart.com. Se non l'avete ancora fatto io vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi invito anche a seguirmi sul mio profilo Instagram chiarasiciliano_art, troverete sempre anche di questo il link sotto in descrizione, troverete le foto dei miei quadri realizzati e anche qualche informazione relativamente a eventuali mostre che effettuerò nel corso dei mesi. Per chi è anche appassionato di diamond painting e vuole condividere i propri lavori, potete anche iscrivervi al nostro gruppo Facebook Diamond Painting Family, troverete sotto in descrizione il link per accedere e noi vi accetteremo molto volentieri. Bene amici, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, fatemi come sempre sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!